Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Ariete, tendenze energetiche. Grazie. Abbiamo la carta dell'universo, ovvero il mondo. Cari amici dell'Ariete, periodo di cambiamenti, periodo di compimento. La carta del mondo è l'ultimo arcano dei tarocchi, degli arcani maggiori, e quindi si parla della conclusione di un ciclo. Molte volte fa anche riferimento a una sorta di maturazione del bambino interiore e per qualcuno si può trattare di uno spostamento lontano, direi, di un viaggio, proprio anche di un trasloco comunque, ok? Andiamo a vedere con i tarocchi nello specifico di che cosa si tratta. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e il link ad un altro video che spiega come unire diversi oroscopi. Allora, partiamo con una regina di denari, un cavaliere di coppe, un fante di spade al contrario, la morte, 4 di coppe, 8 di coppe e 9 di coppe. Tante coppe devo dire. Allora, la regina di denari potrebbe far riferimento a una madre, visto che la prima linea riguarda gli affetti in generale, dopo andremo a vedere per i singoli e per le persone in relazione, quindi potrebbe far riferimento a una madre o a una persona vicino a voi che sia comunque un forte appoggio. Potreste anche essere voi nel vostro pieno potere eh, personale, economico, vi sento bene, insomma. Il Cavaliere di Coppe rappresenta un'offerta che vi verrà fatta o che vi è stata fatta, per qualcuno è già successo, per qualcuno deve ancora succedere. Può anche essere, ragazzi, una persona che entra nella vostra vita, ok? Tenete presente che il Cavaliere di Coppe rappresenta un po' quello che è il fidanzato, colui che viene a fare una proposta di tipo romantico, però in modo duraturo, una proposta seria, no? Quindi si parla di qualche cosa che ha un futuro, che ha prospettive. Abbiamo però questo fante di spade al contrario che mi dice che qualche cosa non vi convince tanto e credo che sia per quello che abbiamo questa morte. La morte ci dice che è necessario lasciare indietro qualche tipo di attitudine, di atteggiamento o semplicemente di chiudere un ciclo. Qui c'è la necessità probabilmente di mi verrebbe da dire smettere con l'attitudine del 4 di coppe, che è sempre un'attitudine un po' di cecità, di qualcuno che non vuole vedere qualche cosa, ok? Ehm, io ho come la sensazione che sia questa regina di coppe che vi ha fatto l'offerta. Scusate, che questa sia questa regina di denari che vi ha fatto l'offerta. Può essere, ripeto, una madre, una sorella, una persona vicino a voi anche a livello familiare, non necessariamente deve essere un'offerta di tipo romantico, però con la scusa che è un cavaliere di coppe, diciamo che è una relazione dove ci sono degli affetti in mezzo. Il punto è che qui è come se avessi bisogno di prendervi un tempo per meditare, c'è qualche cosa che o non siete in grado o non volete vedere di tutta questa situazione. E vedendo il fante di spade al contrario, ho come l'impressione che qualcuno non abbia controllato a sufficienza i libri contabili, scusate, i libri contabili, i fogli, piuttosto che alcuni documenti. Non so perché ho la sensazione che siano documenti. Datemi un'altra carta per il fante di spade. Mm. Sì, l'eremita parla di colui che ha tutte la
l'esperienza necessaria per intraprendere un viaggio interno. Qui abbiamo anche l'otto di coppe che io ritengo l'arcano minore dell'eremita, però sì, è un po' come se vi dicessero di far riferimento a voi stessi. Quando c'è il fante di spade che è girato al contrario, ho la sensazione che non possiate controllare qualche cosa, non possiate verificare qualche cosa. E in un certo senso, avendo la carta dell'eremita, è un po' come se vi dicessero cercate la luce interna, un po' come la sacerdotessa, seguite l'intuito. Mm. Perché poi comunque terminiamo con un 9 di coppe che nei mazzi tradizionali è una carta di sogno compiuto, in questo mazzo è una carta un po' di eccessi. Ehm, Però comunque è una carta di brindisi, è una carta di festeggiamenti, no? Anche se in questo mazzo specifico parla un po' di eccessi, ma non è detto, non è per tutti. Però quello che si vede qui dalla seconda parte della stesa è che appunto c'è una sorta poi di allontanamento, di viaggio interno probabilmente che vi porterà alla comprensione e al festeggiamento di qualche cosa, perché ricordatevi che comunque avete il mondo e il mondo porta grandi cambiamenti. Andiamo a vedere per i single di che cosa si tratta un po' più eh, specificatamente. Io intanto per chi non lo sapesse vi comunico che ho già pubblicato tutti e quattro gli oroscopi del 2023 e che trovate tutto nelle playlist. C'è anche l'oroscopo dell'autunno. Ok, andiamo a vedere per i single. Partiamo con la sacerdotessa e prima vi dicevo qui con la carta dell'eremita che era un po' la stessa sensazione che avevo. Abbiamo poi un 6, un 6 di coppa al contrario, il carro al contrario è un 7 di pentacoli. Eh, non so, ho come la sensazione che qui ci sia qualche cosa che risale all'infanzia, che sia una persona o una situazione che voi aspettiate da lungo tempo. E con questo carro al contrario, è come se qualcuno non se ne volesse andare da dov'è. Scusate, voglio vedere le altre quattro carte. Wow. Scusate, erano così, ma è lo stesso. Abbiamo la carta degli amanti del 6 di coppe. 9, 9, 9. Ho come la sensazione che qui qualcuno abbia la necessità di doversi trasferire, allontanare, spostare per un periodo, ma non si voglia fare perché si perde di vista l'altra persona o una determinata situazione. Il fatto che 6 di coppe sia il contrario mi dà quest'idea della non... ehm, come posso dire? Che non ci sia proprio una piena armonia o in quello che è la vostra situazione interna o potrebbe parlare di relazioni magari con cugini, con fratelli o anche con degli amici, perché 6 di coppe è una carta che parla di amicizie anche. Può essere che qualcuno qui vi farà un'offerta, se questo cavaliere di coppe non rappresentasse una persona per voi, della quale siete un po' titubanti. E qui lo vedo anche con questo due di spade. C'è qualcosa che qua non si vede in realtà. Il punto qual è? Che poi questo 6 di coppe, diciamo che si trasforma e diventa dritto, è un altro 6 la carta degli amanti, quindi si va verso l'equilibrio. È anche una carta di scelta, eh. Vi dirò che per qualcuno, visto che comunque c'è anche l'otto di coppe che parla di partenza al mondo, che parla di spostamenti anche di lunga distanza, per qualcuno può essere che si vada ehm, verso uno stato di maggior indipendenza, perché la carta degli amanti parla anche di amor proprio. Guardate, sento che c'è qualche cosa che ha a che fare con un'amicizia ehm,
con un'amicizia che in qualche modo vi fa un'offerta che magari voi non vi aspettate. È qualche cosa probabilmente o una persona o una relazione o un tipo di possibilità che voi non avete mai calcolato, perché comunque c'è il 4 di coppe. Scrivetemi poi nei commenti. Ok, andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione come andrà la prima metà di dicembre. Imperatrice, 3 di spade, 8 di pentacoli, 6 di pentacoli, regina di pentacoli che si ripete, era anche la carta qua di inizio lettura, 5 di bastoni al contrario, 3 di coppe e asso di bastoni. Wow. Allora, l'imperatrice, anche qui, guardate, 3 donne, la regina di denari, la sacerdotessa e l'imperatrice, quindi un divino femminile molto pronunciato in questa prima fase di dicembre. La carta dell'imperatrice parla di espansione, parla di madre e anche di maternità, perché anche il mondo fa riferimento ai bambini, quindi per qualcuno può fare riferimento alla propria madre o al modo, sì, o alla propria maternità. Se non fosse quello il caso, parla di espansione, di abbondanza, di un progetto che probabilmente sta gestando, ha un'idea, qualche cosa che ha un forte potenziale di espansione. È una carta di abbondanza, comunque. Il punto è che poi abbiamo questo 3 di spade, quindi qui c'è qualche cosa che in qualche modo ferisce. Potrebbe essere questo tipo di offerta che vi fanno, magari non è proprio quella che avevate voi in testa. Sento che qui qualcuno avrebbe bisogno di cambiare la propria quotidianità, di vedere qualche passo un po' più concreto, mi viene da dire, perché avendo questo 6 di pentacoli qui, è come se ci si accontentasse un po' delle briciole in questa relazione, io sento. Qui abbiamo di nuovo la regina di pentacoli, che in effetti è un'altra energia, ragazzi. Però anche qui può essere un'energia non necessariamente di tipo romantico, ma potenzialmente potrebbe, perché qui abbiamo un 3 di coppe, un 3 di spade e un asso di bastoni. Quindi sento che per qualcuno cambiano delle dinamiche all'interno della relazione, perché il 5 di bastoni al contrario mi dice che in un certo senso è come se qualcuno si arrendesse, come se qualcuno non lottasse più. I singoli avevano gli amanti che parlano di scelta, però anche l'otto di coppe parla di qualcuno che se ne va, che prende una decisione, che ci lascia indietro quello che è stato e va alla ricerca della coppa che manca. Adesso ehm, questo mazzo non si vede bene, vediamo se ve lo trovo in questo mazzo più piccolo. In realtà le coppe nel mazzo originale non sono disegnate così, sono disegnate con un buco in mezzo e quel buco rappresenta il vuoto emotivo. No, neanche qua, però forse si capisce un po' meglio perché qui diciamo manca questa coppa, vedete qua è disegnata come per dire manca questa coppa. Però ecco, sento che qualcuno non si sente completamente, magari è appagato da un punto di vista materiale, perché comunque sia l'imperatrice che la regina di denari sono due carte che parlano di potere materiale, però ho la sensazione che manchi qualche cosa a livello emotivo, infatti questo è un 9 di coppe, non è un 10 di coppe, questo è un 9 di pentacoli. Ok, e qui comunque verso la fine il 3 di coppe in realtà è una carta di festeggiamenti, di celebrazioni, però molte volte, soprattutto visto che c'è un asso di bastoni al contrario, ho come la sensazione che qui qualche tipo di relazione che magari prima era lavorativa piuttosto che di un progetto, piuttosto che di amicizia, possa trasformarsi in qualche cosa di più in questo periodo. L'asso di bastoni parla sempre o di un'azione fatta in modo deciso, di un inizio o di quello che è un incontro di tipo passionale, può anche essere un nuovo hobby, oppure l'incontro passionale classico. Ognuno di voi poi lo applichi alla propria realtà.
Comunque sì, ho come l'impressione che si debba mettere a posto questa sorta di pseudo equilibrio di cui vi accontentate, mi viene da dire, perché in realtà poi un tre di spade, cioè, datemi un'altra carta per questo tre di spade, voglio vedere che cos'è. Re di spade, sì, secondo me è una persona. Tenete presente che quando c'è il cavaliere può essere un'offerta, ma può anche essere una comunicazione. Adesso qui c'è il re di spade e il tre di spade, può anche essere che la notizia che vi diranno non sarà delle migliori. Credo che per qualcuno si debba tagliare qualche spesa, magari extra, perché potrebbe anche essere. Sì, perché comunque avete anche 6 di pentacoli qui e si tratta, sì, per certi versi anche quel lato lì un po' appesantisce, secondo me, la situazione per voi. Però tutto sommato, ragazzi, insomma, 3 di coppe è una carta di festeggiamento, il 9 di coppe è una carta di festeggiamento, non è così drammatica la cosa, ok? Semplicemente qualcuno qua deciderà di lasciarsi indietro delle storie vecchie, di voltare pagina, mi viene da dire. Andiamo a vedere le fatine che cosa vi dicono, che consiglio finale vi danno. Rispetto, wow, adoro questa carta perché... Dov'è? Qua. È la stessa energia, amor proprio, avere rispetto per se stessi, concedersi il tempo di cui uno ha bisogno, concedersi le coccole di cui uno ha bisogno. Ed è molto l'energia del 9 di Pentacoli. Cari amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Se sì, potete mettere like, iscrivervi, condividere, commentare. Ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!